L'errore non sta nel che ami, ma nell'aver taciuto troppo a lungo, proprio nel momento in cui avresti dovuto fermarti. Ciao, solo questo, come un respiro rimasto incastrato nel petto. Non so voi, ma io arrivato a quel punto avevo voglia di alzarmi, perché ci sono silenzi che non hanno nulla di nobile, servono solo a rimandare un crollo inevitabile. Tutto comincia in una condizione quasi normale. Non una felicità piena, ma quanto basta per ingannarsi e pensare che, in fondo, andrà tutto bene. Vincent è lì, le spalle dritte, lo sguardo che prova a restare calmo, come se bastasse non dire nulla perché il dolore si consumi da solo. Anna è accanto a lui, familiare, gentile, ma già un po' lontana. Nessuno dà un nome a quella distanza. E proprio in quel momento, ci si sarebbe dovuti fermare. Ma no. Vincent sceglie il silenzio. Per la prima volta. Non perché non capisca, ma perché non vuole rompere qualcosa che sta ancora in piedi solo grazie all'abitudine. Lascia che tutto continui a scorrere, lentamente, come se anche l'amore potesse imparare ad adattarsi alla mancanza. E poi, il dubbio comincia a farsi strada. Non fa rumore, sono solo vuoti nello sguardo di Anna, frasi senza calore, gesti che non cercano più. Il problema è che, la verità non ama stare rinchiusa. Si muove. Pesa sempre di più. E quando non accetta più di restare ferma, Vincent è costretto a guardarla in faccia. Niente litigi. Nessun grande colpo di scena. Solo un momento terribilmente quieto. Troppo quieto. Capisce che la donna davanti a lui ama un altro. E il silenzio, a quel punto, diventa la confessione più tardiva possibile. Si fa da parte. Con correttezza. Con dignità. Quasi con eleganza. Lascia andare Anna, la lascia tornare dove il suo cuore non se n'era mai andato davvero. E la cosa peggiore è che fa tutto in silenzio. Senza rimproveri. Senza suppliche. Senza concedersi la debolezza. Come se sopportare fosse l'ultimo modo per salvare la propria dignità. Ma è proprio quel silenzio che inizia ad allontanarlo da se stesso. Quando Anna decide di sposare Philip, il dolore non è più acuto, è sordo, costante. Un dolore che non ti permette di urlare. Vincent è ancora lì, gentile, disponibile, presente. Sempre sul bordo delle proprie emozioni. Non perché sia forte, ma perché è abituato a non parlare. E poi arriva il momento senza ritorno, nel modo più crudele possibile. Una puntura. Piccola. Banale. Ma il corpo tradisce tutto ciò che lui ha cercato di controllare. Il respiro si spezza. Il mondo gira. Proprio adesso, il silenzio non è più una scelta, diventa un pericolo. Anna va nel panico. Per la prima volta, dopo tutto, ha davvero paura di perderlo. Non come compagno, ma come essere umano che le sta scivolando via dalle mani. Maxi arriva portando con sé una decisione sospesa e sbagliata, salvare una vita, o rispettare un limite che non ha più. Nessuno ha il tempo di dire ciò che prova davvero. Tutto resta bloccato in pochi secondi che sembrano infiniti. Il climax è tutto lì. Non nel fatto che Vincent viva o muoia, ma in una domanda: se sopravvive, cambierà davvero qualcosa? O tutti continueranno a tacere, come se questo momento non fosse mai esistito? Questo dettaglio sembra messo lì quasi per caso, ma in realtà il regista lo usa per ricordarci che alcuni personaggi non vengono distrutti da grandi tragedie, bensì dall'abitudine di ingoiare le proprie emozioni. Quando tutto si calma, ciò che resta non è sangue né lacrime. È un vuoto chiarissimo. Vincent è ancora lì. Respira. Apre gli occhi. Ma una parte di lui è stanca. Stanca di aver taciuto troppo a lungo. Avrebbe potuto,
andare diversamente. E continuo a chiedermi: se anche questa volta sceglie il silenzio, quante altre volte il suo corpo potrà parlare al posto suo?